Oggi siamo in palestra dove proveremo a fare degli scatti per quanto riguarda il cerchio. Ho un setup veramente strano perché uso due sistemi di flash differenti, quindi è un accrocchio assurdo e magari ne parleremo dopo. Comunque con me oggi a scattare come modella c'è Ania. che col cerchio vuole diventare Niente ancora. campionessa mondiale del cerchio. Addirittura. Sì, mi piace scherzare. E invece al trucco di Ania ha provveduto Io, Manuela. Lei è la Che di- mente pensante di tutto. che di solito fa. Faccio tutt'altro e oggi eviterò che lei si ammazzi. E quindi mi farà anche un po' di assistenza. Va bene, detto questo, cominciamo. Iniziamo a fare una serie e poi dopo ci spostiamo. Ok. Ci siamo? 3, 2, 1. Facciamo questa, dai. Sembra... No, ok, vabbè, dai, facciamo quella di prima. Proviamo così, dai. Facciamo un po' di variazione. Tre, due, uno. Abbiamo preso un po' di roba varia. Bella questa. Questa qua. Questa la posso fare al cerchio. Non ti sto dicendo, le devi fare tutte. È un esempio, puoi scegliere quelle cose che ti piacciono, quelle che vuoi provare. Ma le possiamo fare così tutte? E 3, 2, 1. Ci siamo? Vai. 3, 2, 1. Bene. 3, 2, 1. Quando noi siamo ancora belli riposati.
facciamo un po' di considerazioni riguardo questo shooting. Allora, la prima considerazione, quando abbiamo a che fare con performer, ballerini, artisti che lavorano col corpo, utilizziamo le luci per esaltare le loro forme, non solo modelle di cui vogliamo esaltare le curve come seno, sedere, schiena o quant'altro, ma proprio le singole fasce muscolari come braccia, schiena, fasce muscolari delle gambe come quadricipiti, eccetera. Questo perché questi tipi di performer amano vedere il loro lavoro sviluppato in anni anche in fotografia. Quindi utilizziamo le luci, ma soprattutto le ombre, per dare volume al nostro soggetto. Secondo cosa che possiamo fare come considerazione su questo tipo di shooting è avere un assistente. Lo so, il miglior accessorio che possiamo acquistare è un assistente. Questo perché? Perché ad esempio, lavorando in questo caso col cerchio, è facile che il cerchio tenda a girarsi e quindi poi a dover aspettare che il soggetto ritorni un'altra volta in una posizione ideale per scattare. Invece avere un assistente che mantiene il cerchio oppure dà una mano a salire può essere utile per avere subito le foto di cui abbiamo bisogno. E perché è utile avere subito le foto di cui abbiamo bisogno? Perché i performer si stancano. Che cosa vuol dire? Che quando un ballerino o un artista aereo, in questo caso, esegue più volte la stessa figura, dopo poco tempo si stanca, rischia di farsi un mare di lividi e così via. Quindi ottenere subito gli scatti è fondamentale per non far stancare troppo il soggetto. Ovviamente, come terza cosa, prevediamo delle pause. È importante fare delle pause non solo per i cambi d'abito, i cambi di set, ma anche proprio per dare il tempo all'artista di ricaricarsi, di, come posso dire, ritrovare le energie per poi in questo caso, ad esempio, salire sul cerchio o per un ballerino per fare dei salti o per sostenere una posa. Perché se un artista esegue più volte lo stesso movimento, facciamo anche esempio una modella di fitness esegue troppe volte lo stesso movimento, rischia di stancarsi e perdere la forma. La forma si mantiene solo quando si è freschi dopo il riscaldamento e si riesce a lavorare bene, quindi prevediamo una fase in cui il nostro soggetto deve riscaldarsi prima di andare a eseguire determinate forme, poi va a eseguire le forme e conviene essere rapidi per non farle ripetere troppe volte e quindi rischiare di far stancare incredibilmente il soggetto. Considerazioni invece sul set di luci, ho usato due luci semplici, fondale della Bresser, quello là che spesso utilizzo proprio per questi tipi di scatti per dare un mood un po' più drammatico, luce di riempimento dietro al soggetto, come sto utilizzando in questo caso la luce blu, e luce frontale per dare volume. Ho utilizzato un ombrello da 180 perché il soggetto richiedeva molta luce per riempire la figura intera, il cerchio e la persona, e la difficoltà in questo caso è stato che ho utilizzato due sistemi differenti. Quali sono questi sistemi? Ho utilizzato il Neewer o Neewer, dipende da come lo vogliamo pronunciare, il Vision da 300 watt come luce principale e il V1 Godox come sistema secondario di riempimento. Ora capite bene che utilizzare due sistemi di trasmissione wireless differenti può essere abbastanza sconveniente. Esistono due modi per poter sincronizzare i flash tra di loro. Il primo è più semplice, sarebbe quello di utilizzare il sensore a infrarossi in modo che quando arriva la prima flashata l'altro si sincronizza e partono insieme. Ma siccome sono una bestia maledetta, ho preferito utilizzare due trigger incastrati tra di loro, quindi creare un accrocchio di due trigger combinati insieme. Il trigger della Godox, qui il Visico. Come potete vedere, questo particolare modello, l'X2T, ha un ingresso a slitta che possiamo utilizzare per sincronizzare con altri flash e creiamo questo super accrocchio. Come possiamo ben capire, questo super accrocchio non è la cosa più comoda che ci sia, però vi posso garantire che questo accrocchio funziona. Ora, conclusioni, sono soddisfatto degli scatti, anche la mia modella è rimasta soddisfatta degli scatti, soprattutto di alcuni che abbiamo effettuato. Spero di poter collaborare ancora con altri tipi di artisti di questo tipo. È la prima volta che mi approccio alla danza aerea. Di solito i miei ballerini partono dal palco o dal pavimento, in questo caso dall'alto. La difficoltà ovviamente per organizzare questi tipi di shooting è o avere uno studio dedicato con dei ganci dove si possono appendere i cerchi o le funi nel caso, avere una struttura eventualmente montabile a cui queste cose possono essere attaccate, oppure provare a farlo in mezzo alla natura, magari attaccandolo su un albero e montando un fondale portatile dietro, oppure
semplicemente sfruttando la natura, sarebbe carino eventualmente fare qualcosa vista mare, vista lago, qualcosa di un po' più particolare, o addirittura far appendere un artista da un ponte sperando che tutto vada per il meglio. Comunque, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se avete dei consigli sono sempre disposto a ascoltarvi, se avete delle domande altrettanto, e come si va ci vedremo nel prossimo video. See you next!